Nel 1800 alcuni minatori si resero conto che lungo delle vene che fioravano lungo le Alpi poteva esserci dell'oro, un metallo molto prezioso. In questo video andremo a scoprire assieme uno di questi siti minerari. Si tratta in genere di rocce ricche in quarzo, con questo colore tipicamente rossastro all'esterno a causa dell'alterazione, e contengono dei minerali all'interno chiamati solfuri. Già in passato, macinandoli, era possibile trovare tracce del metallo prezioso, cioè dell'oro. Nell'arco di questo episodio andremo a ripercorrere alcune delle fasi più cruciali dall'estrazione di questo metallo prezioso fino alla sua lavorazione. In Valtoppa ci troviamo in particolare, in Valdossola, cioè in Piemonte. Qui i volontari di Pieve Vergonte e dei paesi vicini hanno rimesso in sicurezza un livello chiamato livello 2, il quale è aperto al pubblico attraverso delle visite guidate. Vi porterò quindi assieme a me all'interno di questa avventura in miniera. Già dal 1800 vi erano delle persone chiamate minatori, il cui obiettivo era quello di inseguire all'interno della montagna queste vene, le quali, principalmente composte da un minerale molto duro chiamato quarzo, potevano qua e là essere arricchite di solfuri. Questi minerali, composti da zolfo, ferro e altri elementi chimici, potevano contenere al proprio interno, una volta macinate, dell'oro. Questo si poteva già vedere ed estrarre, ed era oro nativo, ma buona parte bisognava invece estrarlo diversamente attraverso l'amalgamazione. Vedete quanto hanno estratto? Questa è una delle tante camere di coltivazione all'interno del livello 2 e questo era l'obiettivo della loro estrazione. Rocce molto rosse, composte in buona parte da minerale si sperava aurifero, il quale però era molto difficoltosa l'estrazione. E inoltre bisognava macinarlo per tirare fuori l'oro, l'obiettivo dell'estrazione vera e propria. Sinceramente emozionante questo percorso. Sono riusciti a rimettere in sicurezza un tratto di galleria entusiasmante dal punto di vista geologico. Vi sono moltissime curiosità, vi sono moltissimi aspetti geologici da approfondire nel corso della visita guidata, per esempio, e soprattutto si riesce a toccare con mano il sudore, la fatica e le speranze che i minatori già centinaia di anni fa portavano avanti. Terminata la visita in galleria, c'è ancora tutta una parte interessantissima da approfondire, legata a come estraevano il metallo prezioso dalle rocce che portavano all'esterno. Queste andavano cernite, solamente quelle più ricche di minerali pesanti, quali i solfuri, venivano trasportate agli impianti, dove, grazie a un'operazione chiamata macinazione e frammentazione, venivano suddivisi in un sedimento per mezzo di mulini ad acqua. Vi erano quindi dei martelli macinatori piuttosto che vere e proprie mole di macinazione. L'obiettivo era sempre il medesimo: da una roccia di partenza molto dura produrre una farina rocciosa, al cui interno era presente l'oro ed era più facile estrarlo successivamente attraverso un processo chiamato amalgamazione. In questo processo si utilizzava un mulino, chiamato anche Rastras, che metteva in contatto il mercurio all'oro, producendo l'amalgama. Successivamente si poteva eliminare il mercurio e quindi arrivare al prodotto finito, cioè all'oro. Grazie della visione e ci vediamo alla prossima.